Le clip che avete appena visto sono state girate sui set del film di Elden Ring, di cui sono finite le riprese proprio da pochi giorni. Avevo fatto un post su X più di un anno fa, già quando il film era stato annunciato, ma oggi sappiamo molte più cose su questo progetto. Sono cose positive oppure negative e di che potrebbe parlare di preciso il film? Beh, adesso vi darò nel dettaglio tantissimi aggiornamenti e vi svelerò pure tantissimi dietro le quinte. Una prima cosa molto interessante che è emersa su questo film di Elden Ring è che non è nato con la classica acquisizione dei diritti di adattamento da parte di una major di Hollywood. Infatti l'idea per il film è venuta direttamente al regista e sceneggiatore Alex Garland, che aveva dichiarato di essere appassionatissimo ai Souls addirittura prima dell'uscita di Elden Ring come videogioco. Aveva pure inserito un omaggio direttamente a Dark Souls nella serie Devs del 2020 scritta e diretta da lui. Garland ha dichiarato di aver completato Elden Ring addirittura ben 7 volte. È stato proprio lui a scrivere una sceneggiatura di 160 pagine praticamente nel suo tempo libero, non come commissione per un progetto che era già in corso. E poi ci ha aggiunto un portfolio di 40 pagine di immagini e concept art. Poi con questo materiale in mano Garland si è rivolto solo in un secondo momento alla casa di produzione A24. La A24, come magari già sapete, è nata nel 2012 e è una casa indipendente, quindi con dei meccanismi diversi per esempio dalla Disney o da Warner Bros. Non produce solo dei film perfetti o che non si possono criticare per diversi motivi, però il fatto che il film non sia in mano a una di quelle altre case gigantesche già può essere una prima piccola buona notizia. Alex Garland è stato il regista di Ex Machina del 2015 e Annientamento del 2018, almeno questi sono i film che penso di aver visto io e non saprei dirvi molto bene da questi film se è il regista adatto per il progetto. In generale viene considerato un regista criptico e capace di creare atmosfere che lascia dei dubbi aperti nello spettatore, quindi direi che ci può stare con l'atmosfera di Elden Ring. E il fatto che sia prevalentemente pure uno sceneggiatore che abbia deciso di realizzare il film per una sua passione personale sono sicuramente altre buone notizie. Infatti alla fine la A24 lo ha portato in Giappone per presentare il progetto direttamente a Hidetaka Miyazaki, il presidente di From Software. Pare che Miyazaki sia rimasto colpito positivamente da come Garland avesse compreso il mondo di Elden Ring e quindi il progetto è partito ufficialmente anche in collaborazione con Bandai Namco. Il film dovrebbe avere il coinvolgimento diretto sia dello stesso Miyazaki che di George Martin, che sono poi i principali autori della lore del mondo di Elden Ring e che dovrebbero aver partecipato in parte pure alla sceneggiatura definitiva. Il budget di questo film è di $100 milioni, che lo renderebbe il film più costoso di sempre finora della A24. E sì, certamente sono tanti soldi, però di solito i film fantasy anche di case più grandi hanno dei budget ancora più elevati. Pure questa per me paradossalmente è una cosa che può essere positiva, perché potrebbe voler dire che sarà un film in qualche modo più contenuto di altri, dove sì ci sarà un buon budget ma non si butteranno dei soldi al vento per della roba superflua. Le riprese sono state fatte proprio quest'anno, circa tra marzo e adesso all'inizio di agosto, prevalentemente fra il Regno Unito e l'Islanda. Sappiamo pure tanti nomi del cast che sono trapelati all'inizio e poi sono stati anche confermati da delle fonti ufficiali. Non ci sono degli attori famosissimi e anche questa per me è una notizia positiva, sia perché non ne posso più di vedere sempre gli stessi attori in tutti i film, sia perché al giorno d'oggi, quando qualcosa parte come un progetto minore, ho sempre l'impressione che tutte le maestranze coinvolte avranno un po' più di libertà e cercheranno di dare il massimo. L'attore Kit Connor interpreterà un potenziale protagonista. Avendo 22 anni non saprei chi potrebbe essere. Alcuni dicono che potrebbe essere il senza luce, che è anche il protagonista del gioco, ma da quello che vi dirò dopo non ha per forza troppo senso. L'attrice e modella Emma Laird dovrebbe interpretare Marika l'Eterna e abbiamo diversi leak dai set che sembrano proprio confermarlo. Direi che fisicamente per i tratti del viso va benissimo per il personaggio. Pure Sonoya Mizuno, che è un'attrice che ha collaborato diverse volte con Garland, sarà nel film. Jonathan Pryce, che è stato anche in Game of Thrones, forse l'attore direttamente più famoso per il grande pubblico, ma non si sa chi dovrebbe interpretare. Ovviamente il problema più grande di fare un film su Elden Ring è la trama, perché i videogiochi di From Software sono famosi per non avere una trama lineare, anzi hanno solo degli indizi che sono molto aperti all'interpretazione.
Se vi interessa, io stesso ho parlato della lore del videogioco sul primo canale, trovate il link in descrizione, se no se mi avete seguito anche qui fin da quel momento e già li avete visti, beh, non posso che ringraziarvi. Comunque, analizzando i leak come quelli che vi ho fatto vedere anche in apertura, possiamo pure ipotizzare qualcosa sulla possibile trama di questo film. In diverse clip vediamo che viene filmata l'esecuzione di Mangiasterco, mentre nel gioco è un evento che è già avvenuto e che viene fatto vedere solo nell'intro. La capitale Lindell è stata ricreata in parte sempre a Londra e in altre clip girate qui vediamo proprio Marika l'Eterna che cammina sul set in mezzo alla gente. Quindi non è ancora imprigionata nell'albero madre come la troviamo in Elden Ring. In una foto vediamo addirittura che cammina davanti a un bambino con delle corna da presagio in testa, che potrebbe essere uno dei suoi figli Morgoth o Morg ancora bambini. Già solo questi pochi indizi fanno supporre con un alto grado di probabilità che il film sarà ambientato prima rispetto agli eventi del gioco principale. Infatti probabilmente racconterà gli avvenimenti che hanno portato alla Notte dei Neri Coltelli e alla disgregazione. Da un'etichetta di una foto sembra che apparirà anche il castello di Gran Tempesta e si sono visti pure diversi oggetti di scena che richiamano Raya Lucaria, oltre potenzialmente a dei soldati di Radan. Online in tanti hanno già elogiato quel poco che si è visto dei costumi e degli oggetti di scena, che sembrano veramente fedelissimi a quelli del gioco. Anche questa è un'altra piccola buona notizia perché il film è stato girato pure in dei set veri e non solo davanti a un blue screen o a un green screen come succede per tanti film fantasy di oggi. Certo, adesso il film entrerà in una fase di post-produzione che durerà quasi 2 anni proprio per ricreare digitalmente gli scenari di Elden Ring. Quindi sì, ci sarà una grande componente pure di effetti digitali, ma mi pareva ovvio. Come dettagli tecnici il film sarà rilasciato anche nel formato IMAX di cui si sta parlando molto questa estate e dovrebbe sfruttare una partnership estremamente recente tra Google e A24 che servirebbe per l'utilizzo dei modelli generativi. Ovviamente senza che poi Google possa sfruttare il materiale di proprietà di From Software per allenare i suoi modelli. Ormai tutti gli studios e non solo, anche altri settori stanno implementando questi modelli, quindi non è una cosa particolarmente innovativa da annunciare. Per il momento io non ho un'opinione precisa e definitiva su questo progetto, anche perché se ne sa poco, ma vi dico quelli che vedo come possibili punti deboli e quelli che invece mi sembrano dei punti positivi. Il primo punto debole è che è un film che ancora prima di essere uscito è già una tappa storica nel percorso di From Software. Dark Souls, che è stato un po' l'inizio del grande successo di From Software, usciva solo 15 anni fa e questo film sarà il primo adattamento live action ufficiale tratto dai Souls. Così ovviamente porta già il peso delle aspettative di tutti gli appassionati, aspettative che potrebbero non essere proprio facili da soddisfare. Poi è anche un film tratto da un videogioco e penso che chiunque di voi, se avete visto dei film tratti da videogiochi, avrete sempre avuto delle esperienze altalenanti. In genere sono dei film che dividono pure gli appassionati o che finiscono per lasciare indifferenti chi non seguiva già il videogioco. Ultimamente ci sono stati quelli che vengono considerati dei successi in questo ambito come The Last of Us, Fallout o Arcane, per non parlare direttamente di Super Mario Bros. Che vabbè mi sembra qualcosa di diverso e è molto più famoso anche al di fuori dell'ambito dei videogiochi. Ma ci sono state anche delle serie cancellate come Halo, che è stata molto criticata dalla fanbase stessa del gioco, o un decennio fa dei primi tentativi fallimentari come il film di Assassin's Creed o quello di Warcraft. A me per esempio Warcraft è anche piaciuto come film e infatti comunque finite sempre per trovare delle opinioni molto discordanti sui film tratti dai videogiochi. Sia per quelli che vanno bene sia per quelli che vanno male trovate sempre delle opinioni diversissime e mi sembra che risultino più analizzati e più criticati rispetto a un film o una serie standard proprio perché si basano su un medium precedente che probabilmente ha già creato delle aspettative di un certo tipo. Come dicevo prima, poi Souls e anche Elden Ring non hanno neanche una vera trama nel senso tradizionale e neppure tutti i giocatori li apprezzano per gli aspetti della lore, quindi il film potrebbe anche risultare un buco nell'acqua abbastanza sconclusionato e non trovare un vero pubblico di riferimento, peggio pure che in altri casi che vi ho elencato. L'ultimo aspetto sarebbe il più negativo di tutti, ovvero che il film sia l'inizio di From Software che comincia a mungere i Souls creando opere derivate di scarsa qualità.
La stessa From Software dovrebbe rilasciare a breve The Duskbloods, un videogioco che ha molte atmosfere alla Bloodborne 2, e poi la Sony ha annunciato un film animato tratto proprio da Bloodborne. Di per sé sono tutti progetti interessanti, però non vorrei che fra qualche anno staremo a ricordarceli come l'inizio della fine della vera creatività pure in casa From Software. Avendo visto dove sono andati nel tempo altri universi quando sono diventati molto popolari come Il Signore degli Anelli o Game of Thrones, permettetemi almeno di partire con un minimo di sospetto. Anche se sì, per il momento sono situazioni diverse e per ora non mi sembra uno scenario imminente. Passando ai lati positivi, direi che qui ce ne sono comunque diversi e ve li ho anticipati in parte già all'inizio del video. A24 non è ancora del tutto preda dei board infernali di manager e dirigenti che hanno trasformato Disney e Warner Bros. E altre case di produzione simili in delle fabbriche di prodotti senza anima. Nonostante i diversi successi, è ancora una casa di produzione abbastanza emergente, diciamo, e che dovrebbe avere una sua indipendenza. Anzi, a proposito di indipendenza, pure tutto quello che vedete su questo canale è realizzato da me in modo completamente indipendente, senza finanziatori occulti e dipartimenti di marketing nascosti nella stanza qui accanto. Chi si iscrive, chi consiglia il canale agli amici o chi si abbona direttamente al canale mi darà la possibilità di continuare a portarvi questi video, dove condivido sempre le mie prospettive appunto indipendenti e potrò così anche migliorare sempre di più la qualità di quello che vi propongo. Un grazie enorme a tutti quelli che hanno deciso di supportarmi o che decideranno di farlo dopo questo video. Ma tornando al film, pure Alex Garland è veramente appassionato ai Souls e sembra che il progetto non sia nato solo come la classica decisione corporate per sfruttare un brand. Sembra che lui abbia lavorato con i suoi collaboratori storici e sia lui sia il suo cast sono un po' come la stessa A24. Sì, ovviamente sono dei professionisti, ma non così affermati da essere delle superstar hollywoodiane. Quindi potenzialmente sono ancora gente che ha voglia di dare veramente il massimo e di mettersi in mostra. Pure Miyazaki, che è coinvolto nel film, non sembra il tipo da volersi giocare la sua aura quasi di irraggiungibilità con un qualcosa di scadente. E di solito quando sono coinvolti direttamente i giapponesi nel bene o nel male c'è sempre una prospettiva diversa da quella solamente occidentale, che per i tempi attuali può essere decisamente una buona notizia. La data di uscita del film è prevista per il 3 marzo 2028, quindi comunque ne avremo di tempo per fare altre ipotesi o per riparlare del film in dei nuovi aggiornamenti. Ma adesso sono anche molto curioso di sapere la vostra nei commenti, magari pure voi mi farete scoprire qualcosa in più. Ditemi anche se il film vi interessa in generale come progetto oppure non ha attirato la vostra attenzione, oppure le vostre ipotesi su come verrà fuori alla fine. Sicuramente potrebbe conquistarmi se rivelasse qualcosa della famosa regina dall'occhio tetro, che era uno dei pallini fissi dei miei video sulla lore, ma che è un personaggio sul quale ancora non si è saputo niente di preciso.